Salve, buongiorno. Vorrei noleggiare una bicicletta. Buongiorno, è un'ottima idea per girare a Amsterdam. Quanto costa il noleggio per un'intera giornata? Una bici da città standard costa 15 euro al giorno. Mi sembra onesto. Avete anche bici per bambini? Sì, certamente. Preferisce una bici piccola o un seggiolino? Avrei bisogno di un seggiolino per la mia bimba. Nessun problema. Il seggiolino costa 5 euro extra. Va bene, lo prendo. Le bici sono sicure? Assolutamente. Tutte le nostre biciclette sono nuove e revisionate. È incluso anche un lucchetto? Ne avrà addirittura 2 per ogni bicicletta. Come mai ne servono 2? Purtroppo ad Amsterdam i furti di biciclette sono molto frequenti. Oh, buono a sapersi. Devo lasciare una cauzione. Sì, la cauzione è di 50 euro a bicicletta. Posso pagare con carta di credito? Certamente, accettiamo sia carte che contanti. È necessario il casco per circolare? Qui nei Paesi Bassi il casco non è obbligatorio. Ma non è pericoloso senza? Le nostre piste ciclabili sono molto larghe e sicure. Questo mi rassicura. Avete una mappa della città? Sì, ecco a lei una mappa gratuita con i percorsi migliori. Grazie mille. Cosa faccio se la bici dovesse rompersi? Basta chiamarci, il numero è riportato sul telaio. Fantastico. Grazie per l'aiuto. Prego, mi servirebbe il suo documento per il contratto. Ecco il mio passaporto. Grazie, firmi pure qui in basso a destra. Posso riportare la bici domani mattina? Chiudiamo alle 18. Se la riporta domani, scatterà un altro giorno. Allora la riporterò stasera prima delle 6. Perfetto, ecco le chiavi. Buon divertimento. Molte grazie. Arrivederci. Buona giornata. Ciao. Don't forget to use our website langfad.xyz, where you can get essential words and phrases, an Anki deck, and a PDF file based on this lesson. The link is in the video description. Buonasera. Avete un tavolo per 2 persone? Buonasera, certamente, mi segua pure. Grazie mille. Questo tavolo vicino alla finestra è delizioso. Ecco il menù. Desiderate già qualcosa da bere? Vorrei un bicchiere grande di acqua naturale, per favore. Volentieri. E come portata principale? Non ho ancora deciso. Qual è la specialità della casa? La nostra margherita è un classico, molto apprezzata dai clienti. Io preferisco la pizza con molte verdure. Ne avete una? Sì, la ortolana ha peperoni, zucchine e melanzane. Sembra ottima. L'impasto è sottile o alto? La facciamo secondo la tradizione, molto sottile e croccante. Meraviglioso. Prendo la pizza con verdure, ma senza cipolla. Molto bene, allora una vegetariana senza cipolla. Il mio amico sta arrivando. Lui vorrà sicuramente una salame. Abbiamo un salame nostrano d'ottima qualità. Perfetto. Allora per lui una pizza al salame. Desidera ordinare anche del vino per accompagnare? No, grazie. Stasera solo acqua. Va benissimo. Ci vorranno circa 15 minuti. Siete veloci. Usate il forno a legna? Sì, il nostro forno è molto antico e rende la pizza perfetta. Adoro il profumo della pizza appena sfornata. È una sensazione che conquista molti. Ecco intanto la sua acqua. Grazie. Mi dica, il formaggio sulla pizza è fresco? Assolutamente. Usiamo solo mozzarella freschissima ogni giorno. Si sentirà sicuramente la differenza. Non vedo l'ora di mangiare. Buon appetito, a tra poco. Mi scusi, posso pagare con carta più tardi? Sì, accettiamo tutte le principali carte di credito. Ottimo. Grazie per la cortesia. È un piacere. Porto subito l'ordine in cucina. Ciao Sofia, sono nuovo a Stoccolma. Cosa fa tutta questa gente nel pomeriggio? Ciao Lucas, probabilmente si stanno godendo la fika. Fika? E cos'è? Non ho mai sentito questa parola. La fika è una tradizione svedese importantissima. È semplicemente una pausa caffè durante il lavoro? È molto più di un semplice caffè veloce. Cosa si fa di preciso durante la fika? Ci si incontra con amici o colleghi e si chiacchiera della vita. Quindi l'aspetto sociale conta più della bevanda in sé? Esatto, è un momento per rallentare e rilassarsi insieme. Si mangia anche qualcosa di particolare? Sì, di solito si accompagna con dolci, come le girelle alla cannella. Oh, adoro i dolci alla cannella. Come si chiamano in svedese? Li chiamiamo kanelbullar, hanno un sapore fantastico. Quante volte al giorno fate la fika voi svedesi? Spesso ne facciamo una a metà mattina e una nel pomeriggio. Sembra una routine lavorativa molto rilassante.
Sì, ci aiuta a ridurre lo stress e a lavorare meglio. Si può parlare di lavoro durante la fica? Si può, ma di solito si parla di cose private o hobby. Lo trovo fantastico. Da me spesso si mangia in fretta davanti al PC. Qui non succede quasi mai. Preferiamo andare insieme al bar. Ci sono molti posti carini per la fica a Stoccolma. Sì, ci sono centinaia di caffè con un'atmosfera meravigliosa. Quale bar mi consiglieresti per oggi? Nella città vecchia c'è un caffè storico molto accogliente. Ti andrebbe di andarci con me oggi pomeriggio? Sì, molto volentieri. Ti mostrerò come funziona una vera fica. Devo sapere qualcosa di particolare sull'etichetta? No, porta solo il buon umore e tanta voglia di dolce. Non è un problema per me. A che ora ci vediamo? Incontriamoci alle 15 davanti al municipio. Affare fatto. Non vedo l'ora di fare la mia prima fica svedese. Anch'io. A dopo, Lucas. A dopo, Sofia. Ciao. Ciao Mark, accomodati pure nel mio nuovo appartamento. Ciao Giulia, grazie mille per l'invito. Ti va di fare un piccolo giro della casa? Sì, volentieri. Sembra un posto molto moderno. Qui c'è il soggiorno e laggiù la cucina. La cucina è davvero spaziosa e luminosa. E qui c'è il bagno. Guarda lì nell'angolo. Aspetta un momento. C'è una sauna in bagno. Esatto, è una vera sauna finlandese. È incredibile. Una sauna direttamente in casa? A Helsinki è normalissimo, quasi ogni appartamento ne ha una. Lo trovo fantastico. Come funziona di preciso? È semplicissimo. Questa qui è la stufa elettrica. Bisogna accenderla molto tempo prima? Sì, occorre aspettare circa 30 o 40 minuti. E quanto calore si raggiunge all'interno? Di solito siamo sugli 80 o 90 gradi. È caldissimo. Non ci sono molto abituato. Ci si fa l'abitudine in fretta ed è molto salutare. Cosa si fa se l'aria diventa troppo secca? Si prende il mestolo e si versa acqua sulle pietre bollenti. Ah, così si crea quel vapore caldo, giusto? Esatto. In Finlandia lo chiamiamo leulu. Ci vai tutti i giorni in sauna? Molte persone ci vanno 2 o 3 volte a settimana. Serve un abbigliamento particolare? No, di solito si entra semplicemente con un asciugamano. E quanto tempo si resta dentro col calore? In genere 10 o 15 minuti. Poi si fa una pausa. E cosa si fa durante la pausa? Si esce sul balcone o si fa una doccia fredda. La doccia fredda sembra una vera avventura. Ti libera la mente e rilassa completamente il corpo. Mi piacerebbe davvero provarla una volta. Forse avremo tempo più tardi. La stufa è già accesa. Davvero, sarebbe un'idea stupenda. Ti prendo un asciugamano pulito dall'armadio. Grazie Giulia, sarà un'esperienza magnifica per me. Figurati, dopo la sauna berremo un succo fresco. Perfetto, non vedo l'ora. La Finlandia senza sauna non è vera Finlandia. Ti credo sulla parola. Scusi, mi potrebbe dare una mano per favore? Sì, certamente. Cosa è successo? Ho un mal di testa terribile da stamattina. Mi dispiace. Ha già preso qualche medicina? No, purtroppo non ho farmaci con me. Allora dovrebbe cercare subito una farmacia. Sono andato all'angolo, ma la farmacia è chiusa. Ah, già. Oggi è domenica. In Italia è spesso così. Oh no, ma la domenica tutti i negozi restano chiusi. La maggior parte sì, però c'è sempre una farmacia di turno. Una farmacia di turno? Di cosa si tratta esattamente? È una farmacia che resta aperta anche nei giorni festivi. Qui la chiamiamo proprio farmacia di turno. Sa dove posso trovarne una qui vicino a Milano? Credo che la più vicina sia nei pressi del Duomo. È molto distante da qui. A piedi ci vorranno circa 15 o 20 minuti. Forse ce la faccio. C'è un cartello sulla porta? Sì, ogni farmacia espone una lista con gli indirizzi di turno. C'è scritto quale farmacia è operativa oggi. Esatto, cerchi la Croce Verde. La Croce Verde brilla anche se la farmacia è chiusa. Se è aperta, di solito la luce lampeggia intensamente. Forse mi conviene prendere l'autobus. La linea 2 va dritta verso il centro. Grazie mille per l'aiuto, è stata gentilissima. Si figuri, beva molta acqua, fa caldissimo oggi. Sì, il sole di Milano oggi picchia forte. Magari il mal di testa dipende proprio dal caldo. Può darsi, oggi ho bevuto davvero poco. Prenda subito una bottiglietta d'acqua al chiosco. Lo farò senz'altro, e poi cercherò la luce verde. In bocca al lupo, e spero che si senta meglio presto. Grazie mille, le auguro una buona domenica. Grazie, si rimetta presto. Arrivederci. Arrivederci. Finalmente siamo ad Amsterdam. Sono così felice. Anch'io. La città è davvero splendida. Guarda, là davanti c'è il famoso Museo Van Gogh. Oh sì,
L'edificio ha un design molto moderno e interessante. Vogliamo entrare subito? Muoio dalla voglia di vedere i girasoli. Ottima idea. Andiamo all'ingresso e chiediamo dei biglietti. Salve, vorremmo 2 biglietti per oggi, per favore. Scusatemi, lavoro qui. Avete una prenotazione? No, non abbiamo prenotato. Possiamo pagare qui sul posto? Mi dispiace molto, ma per oggi è tutto esaurito. Cosa? Davvero tutti i biglietti? È ancora presto. Purtroppo sì, siamo sold out per tutta la settimana. Ma è un disastro. Ci tenevo tantissimo a vederlo. Perché bisogna prenotare con così tanto anticipo? Il museo è richiestissimo. Arrivano turisti da tutto il mondo. Non c'è proprio nessun'altra possibilità per noi? A volte tornano disponibili online se qualcuno cancella. Controllo subito sul cellulare. Allora, si trova qualcosa sul sito? No, dice solo nessun biglietto disponibile. Che peccato, è un vero colpo basso per la nostra vacanza. Sono un po' triste ora. Adoro le opere di Van Gogh. Non scoraggiarti, possiamo visitare un altro museo nel frattempo. Quale altro museo c'è qui nelle vicinanze? Il Rijksmuseum è proprio dietro l'angolo. È interessante quanto quello di Van Gogh. Sì, lì ci sono i capolavori di Rembrandt, è famosissimo. Dici che servirà una prenotazione anche lì? Forse saremo più fortunati. Fammi controllare. Aspetta, vedo un avviso qui su internet. Cosa dice? C'è ancora speranza? Ci sono dei biglietti combinati per domani mattina, ma costano molto. Domani mattina andrebbe bene. Quanto costano? Quasi 40 euro a testa. È un bel po' di soldi. È caro, ma Van Gogh ne vale la pena, no? Hai ragione. Siamo ad Amsterdam una volta sola. Allora prenota subito prima che finiscano anche quelli. Ok, inserisco i dati. Mi serve una mano. Ecco la mia carta di credito. Facciamolo insieme. Super, ce l'abbiamo fatta. 2 biglietti per domani alle 9. Fantastico. Allora oggi ci godiamo una passeggiata e dei waffle. È un ottimo piano. Amsterdam ha molto altro da offrire. Esatto. Godiamoci comunque la giornata. Grazie per essere sempre così ottimista. Figurati, domani ci rifaremo gli occhi con i quadri. Ciao Sofia, hai impegni per oggi? Ciao Eric. No, oggi sono libera. Il tempo a Stoccolma oggi è magnifico. Vero, c'è il sole e non fa troppo caldo. Ti andrebbe di venire nel bosco con me? Nel bosco? A fare cosa di bello? Potremmo andare a raccogliere frutti di bosco. Ma è un'idea splendida. In estate si trovano tantissimi mirtilli neri. Adoro i mirtilli. Ho portato con me 2 secchi grandi. Perfetto, io prendo anche un cestino. Dobbiamo mettere delle scarpe robuste. Sì, e anche dei pantaloni lunghi sono consigliati. Come mai i pantaloni lunghi? Per proteggersi dagli insetti e dalle piante spinose. Hai perfettamente ragione. Ci sono animali selvatici in questo bosco. Sì, ci sono molti uccelli e lepri. E per quanto riguarda gli animali più grandi? A volte capita di avvistare un'alce. Un'alce? Oddio, mi fanno un po' paura. Tranquilla, di solito gli alci sono molto schivi. Però sono mastodontici. È vero, sono i sovrani della foresta. Se ne vedo uno, giuro che resto immobile. Mi sembra un ottimo piano di difesa. Guarda, qui sotto gli alberi ci sono già i primi mirtilli. Oh sì, sono scurissimi e piccoli. Si possono raccogliere liberamente qui. Sì, in Svezia c'è una legge apposta. Come si chiama questa legge? Si chiama Jedermannsrecht, il diritto di ogni uomo. Significa che la natura appartiene a tutti. Esatto, si può camminare e raccogliere bacche quasi ovunque. Lo trovo un concetto bellissimo. Però bisogna rispettare l'ambiente e non lasciare rifiuti. Ovvio, questo è fondamentale. Mia madre stasera preparerà una torta. La crostata di mirtilli è la più buona del mondo. Allora dobbiamo raccoglierne davvero tanti. Il mio cestino è già quasi pieno a metà. Sei velocissima a raccogliere. Mi sto divertendo un mondo, ecco perché. Senti, c'è qualcosa che si muove tra i cespugli. Non sarà mica un'alce? No, credo fosse solo un uccellino. Per fortuna, meglio continuare con i miei mirtilli. Ti do una mano io, così finiamo prima. Grazie Eric, sei molto gentile. Ciao Thomas, cosa stai combinando al portatile? Ciao Lena, sto facendo un po' di pratica con il tedesco. Oh, stai usando un nuovo sito web? È ChatGPT, un'intelligenza artificiale. Ne ho sentito parlare. Aiuta davvero a imparare le lingue? Sì, assolutamente. È come avere un tutor privato. Cosa chiedi di preciso al programma? Scrivo delle frasi in tedesco e lui corregge i miei errori.
Ti spiega anche le regole grammaticali? Sì, spiega tutto in modo molto semplice e rapido. Sembra utile per il nostro corso di tedesco qui ad Amsterdam. Esatto, posso anche ripassare i vocaboli. Ma la macchina non commette mai errori? A volte capita, bisogna sempre stare un po' attenti. Io preferisco parlare con persone in carne e ossa. Beh, quello è ovvio, è sempre meglio. Si possono fare delle conversazioni vere con l'IA? Sì, io scrivo una domanda e lei risponde all'istante. Non è un po' noioso alla lunga? No, affatto, è molto interattivo. L'IA capisce anche le domande più complesse. Spesso sì, ma con frasi semplici funziona meglio. Domani proverò a usarla per controllare i compiti. È un'ottima idea, Lena. Pensi che gli insegnanti saranno d'accordo? Se serve davvero a imparare, non credo sia un problema. L'importante è non limitarsi a copiare e incollare. No, quello sarebbe del tutto inutile. Usi l'app anche sul cellulare? Sì, così posso studiare anche mentre sono in treno. Amsterdam è così cosmopolita, si sentono tante lingue diverse. Vero, ma il tedesco è fondamentale per il mio lavoro. Il mio obiettivo è riuscire a parlare in modo fluido. L'IA può scriverti dei testi che puoi leggere a voce alta. È un esercizio interessante per la pronuncia. Esatto, e puoi chiedere il significato di ogni parola. Ho ancora qualche problema con gli articoli. E chi non ne ha? L'IA li conosce tutti a memoria. Distinguere tra der, di, das è un incubo. Chiedi a ChatGPT una lista di esempi, ti aiuterà. Lo farò stasera stessa, subito dopo cena. Fammi sapere domani come ti sei trovata. Certamente. Grazie per la dritta, Thomas. Figurati, buono studio. Guarda Olena, siamo quasi arrivati al ponte. Oh sì, la vista da quassù è incantevole. Questo è il nuovo ponte pedonale di Kiev. Ha un design davvero moderno. Molti lo chiamano il ponte di vetro, Come mai questo nome? perché ci sono dei tratti di pavimento fatti interamente di vetro. Oddio, davvero? Soffro un po' di vertigini. Non preoccuparti, il vetro è spessissimo e ultra sicuro. Non so se avrò il coraggio di camminarci sopra. Dai, prendimi per mano, lo attraversiamo insieme. Ok, ma all'inizio eviterò di guardare giù. Vedi il fiume là sotto? È il Dnipro. È così ampio e azzurro oggi. Sì, il Dnipro è il fiume più grande dell'Ucraina. Le barche laggiù sembrano piccoli giocattoli. E guarda a destra, quella è l'isola Trukaniv. Vedo che ci sono molti boschi e persino spiagge. Esatto, d'estate molta gente va lì a fare il bagno. Adesso siamo proprio sopra la parte di vetro. Allora, come ti senti? È una sensazione strana ma molto emozionante. Sembra quasi di fluttuare sopra la strada. Vero, le macchine sfrecciano lontanissime sotto di noi. L'aria quassù è così frizzante. Il panorama della città da qui è insuperabile. Si possono scorgere le cupole dorate delle chiese. Kiev è veramente una città immersa nel verde. Sì, ci sono tantissimi parchi lungo la collina. Ti andrebbe di farci una foto? Bella idea, avvicinati pure al parapetto. Ma non troppo vicino, per favore. Tranquilla, tengo io la macchina fotografica ben ferma. Sorridi, la foto è venuta davvero bene. Il tramonto da qui sarà uno spettacolo. Vogliamo aspettare ancora un pochino? Volentieri, possiamo sederci su quella panchina. Sono felice che siamo venuti qui oggi. Anch'io, questo posto ha un'atmosfera speciale. Ormai la paura del vetro mi è passata del tutto. Visto? Sei stata coraggiosissima. Grazie, Max. Godiamoci ancora un po' questa vista. Ho una fame incredibile dopo questa passeggiata. Anch'io. Che ne dici di entrare in questo ristorante tipico? Sì, muoio dalla voglia di assaggiare qualcosa di tradizionale. Allora devi assolutamente provare la cotoletta alla Kiev. Ne ho sentito parlare spesso. Di cosa si tratta di preciso? È un filetto di pollo impanato e fritto. Detta così sembra una cosa piuttosto comune. Il segreto però sta tutto nel ripieno. Cosa c'è dentro la carne? C'è un pezzetto di burro freddo aromatizzato alle erbe. E quando la carne viene cotta il burro si scioglie? Esatto, il burro diventa liquido e bollente. Ecco il menù. Ne ordino subito una porzione. Ottima scelta, ma fai attenzione quando inizi a mangiare. Perché dovrei stare attenta? Quando tagli la cotoletta, il burro può schizzare fuori all'improvviso. Oh, questo non lo sapevo mica. Molti turisti finiscono per macchiarsi tutti i vestiti. Esiste un trucco per evitare il disastro? Sì, devi prima fare un piccolo forellino con la forchetta. Per far uscire il vapore e il burro lentamente? Proprio così, è il modo corretto di mangiarla. Grazie per la dritta, è un consiglio prezioso. Cosa prendi come contorno? Penso che il purè di patate sia l'accompagnamento ideale. Sì,
E magari anche qualche pisellino saltato. La cotoletta nel piatto sembra davvero enorme. È molto nutriente e ha un sapore fantastico. L'impanatura è così dorata e croccante. Annusa, che profumo di erbe fresche. Ora provo il primo boccone. E allora, ti piace? È deliziosa, incredibilmente succosa. Occhio alla camicetta bianca, mi raccomando. Non temere, ho usato il tuo trucco del forellino. Bravissima, mangi come una vera esperta di Kiev. Il burro si sta mescolando divinamente con il purè. È l'abbinamento perfetto, non c'è dubbio. Credo proprio che ordinerò di nuovo questo piatto. È un grande classico della cucina ucraina. Ne vuoi un pezzetto? Assaggialo pure. Grazie, volentieri. Io oggi ho preso solo una zuppa. Ecco a te, prova questo pezzo. Grazie, è davvero squisita. La prossima volta offro io la cena. Sei molto gentile, grazie mille.